Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Io sono Jurassic Paddock e oggi facciamo un'analisi del canone e del rapporto InGen e Biosyn che è stato maggiormente approfondito in questo nuovo film. Il video sarà diviso in una parte dove vi spiego i vari indizi nel franchise che ci hanno portato a capire alcune cose importanti e la seconda parte avrà come soggetto le varie teorie che possiamo formulare per ora. Possiamo iniziare. Il concetto fondamentale è che la InGen che vediamo in La Rinascita non è la InGen che tutti conosciamo. Lo stesso vale quindi per la gente che lavora qua dentro e ovviamente per i dinosauri. Questa è in realtà la Biosyn, ma bisogna ovviamente andare con ordine. Comunque ci tengo a dirvi come le varie teorie che avevo formulato prima che uscisse il film si siano rivelate vere, quindi anche per puro divertimento, perché no, andate a recuperare i vari video per vedere cosa avevamo azzeccato e cosa ancora sia da chiarire. Ciao a tutti, sono il Jurassic Paddock del futuro, che vi vuole dire che sono usciti dei concept art di La Rinascita che confermano quest'isola sia di proprietà della Biosyn, giusto per rendere chiaro cosa andiamo a trattare. La prima prova che vorrei dare è la più evidente, che si vedeva anche dai trailer, ovvero la tecnologia. La tecnologia usata in questo film è molto Biosyn, più Biosyn che InGen, colori davvero specifici. Parliamo infatti del bianco e di un arancio giallo e la cosa funziona molto bene. Infatti la tecnologia Biosyn con gli anni può cambiare, dall'inizio di La Rinascita e l'anno in cui è ambientato il dominio sono passati 12 anni circa. Tuttavia la stessa azienda non cambierebbe di troppo la tecnologia, anzi la implementerebbe e si vede. Infatti i computer appaiono relativamente vecchi, ma i colori e il design sono sostanzialmente quello. Altra prova sono i dinosauri. I dinosauri di questa isola sono più rilevanti di quello che si potrebbe pensare per analizzare il canone. Infatti, analizzando le specie presenti, abbiamo il mosasauro. La prima variante di mosasauro è nata nei primi anni 2000, a seguito di alcune scoperte di Henry Wu, che è riuscito a capire come estrarre il DNA dai fossili e usarlo, senza che ci fosse la necessità di un'ambra. Già all'epoca però, e questo lo spiegherò molto meglio più avanti, la Biosyn aveva degli infiltrati nella InGen e avevano di conseguenza il DNA di tutte le creature che possedeva la InGen. Di conseguenza la Biosyn avrebbe potuto realizzare qualsiasi mosasauro volesse, ed ecco perché abbiamo anche questo mosasauro. Ma non è l'unico, abbiamo il più evidente, ovvero il Quetzalcoatl. Questo dinosauro è stato riportato in vita per la prima volta teoricamente dalla Biosyn e ha un design molto fedele alla creatura vera e propria, a parte le dimensioni esagerate. Ciò nonostante, apparentemente questo film ci dice che il Quetzalcoatl non solo aveva un design diverso nella realtà di questo universo, e anche qui tra poco esplicherò meglio, ma secondo me non hanno davvero voluto cambiare solo per questo film, ma è anche stato riportato in vita per la prima volta dalla InGen, e anche parecchi anni prima di Il Dominio. Ma stando alle parole di Coep, che non ha voluto cambiare niente del canone precedentemente creato, e nonostante la qualità del film dal punto di vista dello script io gli voglio credere, di fatto rimane la Biosyn quella che ha riportato in vita questo dinosauro. Oltre a questi due rettili abbiamo poi gli spinosauri. Infatti, come ho detto, è da tantissimi anni che la Biosyn ha degli infiltrati nella InGen, ancora prima del 99, probabile anno della nascita del primo spinosauro. Quindi di nuovo non è strano pensare che la Biosyn avesse accesso al DNA di questi dinosauri. Abbiamo poi la creatura base, quindi il Tyrannosauro Rex, il cui DNA ormai è di dominio di qualsiasi azienda possibile, tranne forse della Parker Genix. Terza prova e ultima è il canone ufficiale. Il canone ufficiale ci dice più di quello che si potrebbe pensare a tal proposito. Partiamo dalla prima volta che la Biosyn ha avviato progetti legati alla InGen, ovvero il tentativo di ottenere DNA e embrioni tramite Dennis Nedry nel 93. Ufficialmente Dennis era dentro alla InGen già dal 1991. Nedry si può considerare una sorta di spia, quindi già in quell'anno sono successe cose del genere. Poi abbiamo il 94, anno del Project Footprint. Si trattava di un'operazione per cui la Biosyn ha messo alcuni suoi uomini dentro la InGen durante la fase di bonifica su Isla Nublar, con l'obiettivo, probabilmente, di capire cosa fosse successo durante l'incidente. Ma sappiamo che tra le cose che riguardano questo progetto abbiamo anche qualcosa che riguarda la tecnologia usata.
non so bene specificare che cosa, e sappiamo che all'epoca la Biosyn riuscì anche a portare con sé un bassissimo numero di esemplari di dinosauri. Quali specie e quanti non si sa. Cosa ci abbia fatto con essi non si sa neanche quello. Abbiamo poi però il Project Regenesis, una specie di operazione volta a creare dinosauri per il nuovo parco di Jurassic World con la guida di Andy Wu. Ma allo stesso tempo Wu e Masrani non sono a conoscenza di questa cosa. Questa prova è l'analisi del canone, che letteralmente ci sta dicendo sì, la Biosyn si è infiltrata nella engine da tempo, ma ci sono piccoli dettagli che sono più una teoria e ora ve li esplico. Primo fra tutti, la Biosyn è all'interno della engine dal 1991, ma se avesse fatto anche altro, insomma, piano piano la Biosyn ha messo sempre più uomini all'interno della engine. Prima abbiamo un singolo uomo, Nedry, che serviva per raccogliere DNA, ma siamo poi arrivati letteralmente a tanti uomini all'interno della engine che riescono a far cambiare idee e obiettivi della engine. Non sarebbe quindi improbabile pensare che dopo altri anni sarebbe praticamente riuscita a rendere se stessa la engine. Ed è qui che arriva la parte più teorica. E se la engine ormai è la Biosyn? La prova di questo è data a livello visivo in Il Dominio. Infatti l'auto che scorta Macy all'aereo Biosyn ha letteralmente il logo engine appiccicato sul vetro. Ma ci sono poi concetti e prove un po' più subdole. Nel Regno Distrutto vediamo Wu che lavora apparentemente con la engine e gli uomini engine, ma come possiamo dedurre da questi documenti, in realtà è una finta engine, è appunto la engine guidata però dalla Biosyn. Ne abbiamo prova anche da un dialogo tagliato dal film dove Eli Mills e Eversole parlano di mostrare l'Indoraptor alla Biosyn, creatura che tra l'altro è stata addestrata nella stessa maniera in cui verranno addestrati gli Ectociraptor in Il Dominio e Chaos Theory, Ectociraptor creati proprio dalla Biosyn. Insomma, di prove su prove ne abbiamo. Come ho detto, secondo me la Biosyn si è anche spinta oltre, fino a letteralmente diventare parte della engine, o meglio la engine che è ormai parte della Biosyn, a tal punto che non solo la comanda con degli uomini all'interno, ma ormai lei stessa può camuffarsi da engine come meglio gli pare. E credo che la rinascita ci abbia appena mostrato proprio questo. Questa engine non è engine, è Biosyn. E non Biosyn nel senso che hanno uomini all'interno della engine. No, è proprio la Biosyn che però usa il nome engine. Per quale motivo? Io direi perché almeno ogni azione illegale può essere associata non alla Biosyn appunto, ma alla engine. Una sorta di inganno di cui abbiamo prova sempre in questi documenti. Inoltre è abbastanza evidente sin dal primo Jurassic World come alcune persone, in particolare quelli che lavoravano nel laboratorio segreto di Wu, siano della Biosyn, in quanto portano via gli embrioni da qualche parte alla fine di Jurassic World e il DNA di Indominus Rex, creato sempre da Wu, è stato usato per l'Indoraptor. Inoltre ciò spiega il perché di tante cose, il perché il logo engine è così vicino al design Biosyn, il fatto che porti il nome Biogenetics, quasi dimenticandosi che il nome stesso engine ha dentro la parola genetics, e soprattutto spiega il perché l'isola sia dall'altra parte dell'America centrale, a chilometri e chilometri e chilometri da Isla Nublar e Isla Sorna. In ogni caso questo inganno ha pure funzionato, direi, in quanto diversi fan hanno creduto, e probabilmente credono tuttora, che questa sia la stessa engine, sia del Jurassic Park sia del Jurassic World. Infatti ancora adesso online leggo di gente che è convinta gli esperimenti siano stati fatti per il Jurassic Park. C'è chi ha capito che sono legati al Jurassic World, ma in generale la gente crede si tratti da engine vera e propria. Io invece, e ne approfitto per spiegarvi anche perché ho aperto il canale, da fan sfegatato del franchise da quando avevo circa 7 anni, mi sono voluto immergere completamente e grazie a un sacco di fonti ho capito tante cose che ho voluto condividere. So che il fascino di alcuni universi cinematografici e non si va a perdere nel momento in cui sempre più gente scopre teorie e segreti, capendo quali sono reali e quali no. Tuttavia online ho sempre visto gente confusa che pensa abbiano fatto retcon nel franchise, che pensa che l'unica volta che abbiamo visto la Biosyn in un prodotto Jurassic sia in Jurassic Park, Dominion e Campo Cretaceo.
Non ho mai visto persone, se non 2 o 3 creator super appassionati, capire e diffondere le varie informazioni più nascoste, che vanno oltre i 7 film usciti finora. Tornando a prima, come dicevo, questo inganno direi che ha funzionato non solo all'esterno del franchise, ma anche all'interno, in quanto i nostri protagonisti erano convinti si trattasse di un'isola legata al primo Jurassic Park. Solo dopo nel film capiscono che è legata al Jurassic World, forse, ma tuttavia ancora non hanno capito che si tratta della Biosyn. Ora che ho esplicato questa analisi, ovvero appunto che la Biosyn è InGen e viceversa, non esiste più una vera e propria InGen ormai dal 98, ma solo Biosyn, siamo pronti per addentrarci nelle pure teorie, supposizioni ancora da confermare e analizzare che potrebbero essere confermate o smentite solo in futuro con eventuali dichiarazioni o altri film e prodotti. A tal proposito spero vivamente che la gente che lavorerà su questo franchise da ora in poi rispetti questa sua regola di non infrangere canone e lore, o potrei iniziare ad allontanarmi da questo franchise sempre di più. Di quali teorie e dubbi parliamo? Innanzitutto già dalla prima visione di La Rinascita mi chiedevo alcune cose. Prima tra tutte cos'è Parker Jennings, chi è questo Parker e perché sanno di questa isola. Ho pensato quindi a più soluzioni. All'inizio pensavo che la Parker Jennings potesse essere legata alla InGen e più avanti nel tempo si fosse legata alla Biosyn. Pensavo però che poteva trattarsi di una filiale della InGen molto secondaria, nata magari intorno al 96, 97, 98, come risposta della InGen alla caduta del primo parco e all'incidente di San Diego. Tuttavia ciò crea un problema di canone, in quanto dal sito canonico di Masrani non abbiamo mai sentito parlare di Parker Jennings, e inoltre, stando alle parole di Coep, non abbiamo niente del canone che sia alterato. Escluderei quindi questa opzione. Ritengo molto più probabile che sia una nuova azienda nata non prima dei primi anni 2000, soprattutto perché questo Parker è tuttora vivo e guida la sua stessa azienda, presumibilmente in quanto porta lo stesso nome. Ciò però dando per vero quello che ha detto Krebs, ovvero appunto che lo ha mandato lo stesso Parker. Tenendo a mente ciò, c'è comunque qualcosa che non va. Se è un'azienda recente, come ha avuto tutte le informazioni riguardo sia al Jurassic Park che al Jurassic World? Di fatto Krebs fa riferimento a entrambi i parchi e dimostra, quando parla in maniera vaga e sospetta, il fatto che conosce bene gli eventi successi davvero, in quanto nomina anche l'incidente avvenuto al Jurassic Park, definendolo un incidente, come se ci fosse qualcosa che non deve essere trapelato. Quindi in qualche modo la Parker Jennings è legata alla InGen, ma non solo. Pensate a tutto quello detto e analizzato finora, pensate poi a quello che dice Krebs relativo ai due parchi e pensate alla Biosyn che si finge la InGen. Fate i vostri ragionamenti e arriverete forse dove voglio arrivare io. Secondo me, la Parker Jennings, e quindi forse anche questo Parker, è legata in maniera significativa alla Biosyn. Forse è persino la Biosyn che è tornata dopo il declino avvenuto alla fine del 2022. Di fatto però non sappiamo cosa è successo alla Biosyn, ma grazie alla rinascita possiamo capire che tutti i suoi segreti e azioni illegali, a parte le locuste, non sono venute a galla. E se muore la Biosyn a questo punto nella timeline, muore, forse in maniera definitiva, la InGen. L'unico modo per cui la Biosyn possa tornare ad essere una grande azienda è proprio quello di cambiare nome segretamente e reintrodursi piano piano. Questa idea di Parker Jennings come la nuova Biosyn del futuro mi è venuta in mente anche per un dettaglio secondario, ma forse molto importante, che sapevamo già prima del film, ovvero il fatto che la Parker Jennings è una compagnia farmaceutica e di ingegneria. La Biosyn era una compagnia di biogenetica, tuttavia si specializzava anche in trasporti, ingegneria e aveva l'obiettivo, magari solo apparentemente o magari no, di trovare cure a malattie importanti, cosa che Parker Jennings cerca di fare in La Rinascita. Inoltre sono appunto passati 5 anni da Il Dominio, forse, minimo ne sono passati 3, quindi comunque tanto tempo. Tempo necessario per un'azienda in fallimento per ricomporsi, riorganizzarsi e tentare con un nuovo CEO
e un nuovo nome di entrare in affari. In alternativa, anche se non in maniera significativamente diversa, potrebbe essere una filiale della Biosyn. Ha infatti gli stessi interessi, o perlomeno si mostra come tale, e alcune parti della grafica Parkegenics sono presenti anche sull'isola di La Rinascita in alcuni punti. Potrebbe quindi essere una nuova versione della Biosyn post-Dominion, oppure essere una filiale non ufficiale attiva già da diversi anni. C'è un'altra cosa su cui vorrei ragionare. Questa engine è la Biosyn, ormai lo sappiamo, e ciò spiega tante cose, come detto: dinosauri, posizione geografica, il fatto che sia tenuta sotto controllo dai governi, eccetera. Ma perché è così legata al Jurassic World questa isola? Insomma, la Scorpio Rex, il primo ibrido, è stata creata su Isla Nublar dal Dottor Wu. Quasi sicuramente anche la Indominus Rex, portando a diversi errori di canone ma anche a livello logico. Insomma, un'intera isola viene abbandonata dopo un incidente e quindi gli esperimenti di ibridazione li fai direttamente al parco? Ecco che arriva un'ulteriore teoria. Secondo me Krebs ha mentito ancora una volta. L'isola appartiene alla Biosyn, ma non con l'obiettivo di sperimentare e poi consegnare i vari prodotti al parco, in quanto appunto gli ibridi venivano fatti e controllati su Isla Nublar. Aveva invece altri scopi che teneva nascosti fingendosi la InGen e fingendo si tratti appunto di ibridi e mutanti per il parco. Infatti gli errori e sperimentazioni per il parco vennero fatti su Isla Sonna già prima, e già all'epoca alcuni di essi erano ibridi o comunque versioni molto lavorate di dinosauro. Inoltre, se delle creature servono per il parco, qual è il senso di usare sostanze teratogene e mutazioni per creature per un parco in cui vanno milioni di persone? Ho quindi da pensare che la Biosyn aveva altri fini che andassero oltre il fare ibridi da poi dare alla Masrani. Credo invece che abbiano a che fare proprio con l'obiettivo della Biosyn, ovvero creare cure a malattie. Quello che sto per dire è un azzardo, lo so, però seguitemi. E se la Biosyn cercasse non solo di creare cure, ma anche malattie nuove, in modo poi da fornirne le cure? Insomma, crei il problema e poi dai la soluzione. Ciò avrebbe senso anche per il ruolo delle locuste, ma non solo. Ha senso proprio per il fatto che ci sono letteralmente creature mutanti, con problemi fisici di vario tipo. Ci sono sostanze nocive e pericolose, e lo vediamo per via della tuta anticontaminazione usata sia in Il Dominio che in La Rinascita. Ciò va un po' contro alle parole di Lewis in Il Dominio, quando spiega che non era previsto che le locuste causassero problemi. Tuttavia non è detto che non ci fossero fini del genere per i dinosauri. Inoltre, ha senso perché letteralmente nel film vediamo un uomo aprire in due un piccolo Quetzalcoatl. Se si tratta solo di ibridi e si trattano di ibridi per il parco, a cosa serve aprire e vedere come è fatto e farci qualcosa con un dinosauro? Magari sbaglio, ma non hanno fatto così per la Scorpio Rex o l'Indominus Rex di appunto aprire e vedere come sono fatti all'interno. Di fatto agli ibridi ci pensava Henry Wu. Qui ho la sensazione che appunto la questione ibridi e pubblico sia solo un espediente per far sembrare che l'obiettivo di queste creature sia questo, quello di diventare attrazioni per il parco. Inoltre non ha avuto, secondo me, molto senso ciò che dice Krebs, ovvero che era meglio lasciarli tutti vivi i dinosauri invece di ucciderli. Oltre da questo, tornando a parlare di malattie, pochi video fa parlavo proprio di una malattia che potesse essere stata diffusa, volontariamente o no, dalla Biosyn. Non mi sento di escludere completamente questa teoria, in quanto potrebbero cambiare ancora le cose e dirci nel prossimo film che i dinosauri stanno morendo di malattie trasmissibili da animale a uomo, in quanto un sacco di cose dal set di Jurassic World della Rinascita non sono state approfondite nel film. E inoltre nel video teoria spiegavo una cosa fondamentale, ovvero il Parasaurolofo. Sappiamo che è Biosyn da Il Dominio, tuttavia ha anche colori dei Parasaurolofi della InGen e caratteristiche dei dinosauri presenti sull'isola di La Rinascita. Anche a tal proposito, non capisco perché nessuno ne parla. È letteralmente sotto i nostri occhi, ciononostante vedo gente che ancora si è convinta si tratti di un
di un errore di continuità o una svista per abbreviare i tempi di produzione. A me invece sembra abbastanza ovvio che la Biosyn, prima o dopo l'incidente col Distortus Rex, abbia fatto qualcosa con queste creature. Magari le ha diffuse esportandole dalla stessa isola proprio per averne i diritti di cattura e per dare la colpa alla InGen. Tuttavia si tratta appunto di creature mutate e ibridi che tecnicamente hanno la possibilità di trasmettere virus e malattie varie. Ancora non ci credo che abbiano voluto dire semplicemente i dinosauri non sono riusciti ad adattarsi. Tra i vari obiettivi farmaceutici della Biosyn, la scena tagliata dalla rinascita e i dettagli elencati finora, non voglio escludere la teoria per cui si sia diffuso o si stia diffondendo un virus tra i dinosauri e che poche creature possano in realtà conviverci. Chissà, magari nel prossimo film tratteranno questa malattia. È secondo me un espediente più interessante invece del semplice i dinosauri non sono riusciti ad adattarsi, soprattutto perché cancella il messaggio e il finale di Il Dominio. La gente e i dinosauri hanno iniziato a convivere e coesistere, ma perché allora dovrebbero morire per gli ambienti? Credo sia molto più interessante vedere un virus che colpisce sia dinosauri che umani e rimane comunque fedele a Il Dominio. Vorrei dire un'ultima cosa prima di salutarci. È un azzardo e probabilmente non è così, ma c'è qualcosa di sospetto nella scena del museo. Infatti Loomis sappiamo che è una sorta di consulente rappresentante della Parker Genix. Non sono sicuro, ma potrebbe essere legato a questa compagnia anche il museo in cui lavora Loomis stesso, e non sarebbe strano guardando il film. Infatti loro vanno nel museo e tra le prime cose che vediamo è un riferimento diretto a Jurassic Park, i tre scheletri dei dinosauri protagonisti della missione, di cui uno è già nella sua forma da mutante ibrido, e inoltre su uno schermo dove vengono proiettate delle animazioni vediamo esattamente i titanosauri e gli spinosauri del film con lo stesso design e gli stessi colori e le stesse mutazioni, cose che per ovvie ragioni non dovremmo vedere in un museo dove tecnicamente dovremmo vedere invece le vere creature di una volta. E soprattutto perché queste creature, fatte in questo modo, quindi appunto con le mutazioni e il resto, non sono vicine né alla realtà vera né alla realtà all'interno del franchise. Con tutto ciò non voglio dire che Loomis sia cattivo e che lavori per la Parker Genix e che abbia qualcosa da nascondere. Non mi sento però di cancellare la possibilità che così come la Biosyn è in grado di imbrogliare tutto il mondo, anche la Parker Genix potrebbe essere in grado di far credere alle persone in alcune cose della storia e sui dinosauri piuttosto che in altre, soprattutto se questa Parker Genix è effettivamente una nuova versione della Biosyn stessa dopo il dominio. È una mia teoria ai limiti del credibile forse. Tuttavia gran parte delle cose che ho detto si tratta probabilmente di errori di continuità dovuti anche alla fretta. Infatti Edwards disse che hanno dovuto completare questo film in circa 1 anno e mezzo e di solito ce ne vogliono almeno 2, considerando anche la fase di pre-produzione. Però non so, mai dire mai. Io comunque per oggi ho finito qui, grazie per avermi seguito per tutto il video e io sono Jurassic Paddock. Ciao!